Bienvenidos, benvenuti sul canale del Poliglotta Musicale. Oggi daremo un'occhiata a Super Classico di Ernia, che è un brano molto simpatico, anche abbastanza semplice da suonare alla chitarra. Quindi se hai cominciato a suonare la chitarra da poco, questo è un brano abbastanza adatto, visto che gli accordi non sono difficili. Anche se c'è il barré, però insomma non sono accordi difficili. Inoltre vi farò anche vedere una maniera di suonare questi accordi senza fare i barré. Quindi ci vorrà il capotasto, però insomma ce la facciamo senza i barré, quindi ancora più facile. Se tu, amico, amica mia, sei già un chitarrista pro oppure un chitarrista molto avanzato, quello che hai già visto è tutto quello che c'è sul brano, quindi sono sicuro che hai già pigiato tutto, allora vai, tigri! Per il resto di noi, guardiamo tutto questo in dettaglio. Facciamo un primo piano? Allora cominciamo con gli accordi. Ce ne sono 4, un giro di 4 accordi, il primo di cui è un Si maggiore, utilizzando la diteggiatura di Mi maggiore col barré sul settimo tasto. Fate attenzione che tutte le corde suonino così puliti. Il secondo accordo, molto semplice, molto facile, perché si scende con questa stessa diteggiatura, si scende fino al secondo tasto. Quindi il secondo accordo è questo, la stessa diteggiatura che abbiamo già detto di Mi maggiore, però questa volta sul secondo tasto. Questo ci dà un Fa diesis maggiore. Sì, fate attenzione ancora che tutto suoni bene e pulito. Terzo accordo è infatti la stessa diteggiatura, però si sale al quarto tasto e si convertisce questa diteggiatura maggiore di Mi maggiore in una diteggiatura minore, e questo è togliendo il secondo dito. Il maggiore quindi va via, lo potete anche utilizzare per dare un po' più di forza all'indice, e questo diventa quindi un Sol diesis minore. Su questo accordo è molto importante di riuscire a sentire la terza corda, perché è questa la differenza tra maggiore e minore. Il quarto accordo, il più facile, è proprio il Mi maggiore. È di qua che viene la diteggiatura che abbiamo visto, no? Capite perché questo è un Mi maggiore, questa è una diteggiatura di Mi maggiore, però suonata al settimo tasto. Avete visto, se scendete fino in fondo, quindi diciamo questo è il tasto 0, sarebbe il Mi maggiore, la diteggiatura originale, diciamo. Quello che è molto facile su questo brano è che questo giro di accordi si ripete per tutta la canzone. Vediamo un po' l'introduzione. Allora, lasciatemi suonarvi questa introduzione una volta più lentamente, così si riesce a vedere cosa sta succedendo, ok? Allora, 1, 2, 3. Quindi sul primo accordo, questo Si, si suona col pollice e diciamo col dito medio. Col pollice si suona la fondamentale, quindi il Si, la sesta corda, e si suona con l'indice la corda di Re, la quarta, insieme, così. Poi col dito medio si suona la corda di Sol da sola. Quindi fino a questo punto abbiamo, ok? Poi si scende verso il secondo tasto, come abbiamo detto, su questo Fa diesis maggiore, e si suona col pollice e col dito medio sulla corda di Sol insieme. Ok? Fino a qua abbiamo questo. Ok? Poi si sale su questo Sol diesis minore
si ripete col pollice e col dito medio. E poi con l'anulare si può anche riutilizzare il dito medio, quindi da solo sulla seconda corda di Si e poi si scende sul Mi maggiore e si suona la corda di Sol, la terza, col pollice insieme. L'ultima nota è col mignolo, si va a cercare sul terzo tasto della corda di Sol da solo. Quindi suono questa introduzione ancora una volta, questa volta al tempo originale della canzone, che va 3, 4. E quindi dopo arriviamo sulla strofa. Lasciatemi suonarvela una volta così vedete cosa succede. Bene, come lo sapete sul brano infatti non c'è la chitarra, a questo punto c'è il basso di sintetizzatore che ci fa un giro di accordi, quindi però noi possiamo interpretare questa parte facendo un giro di power chord. Per quelli che non li conoscono ancora, sono le 3 corde più basse di questa diteggiatura di Si maggiore che abbiamo suonato, quindi non si suonano la prima, seconda né terza corda, si suonano soltanto la quarta, quinta e sesta, sì, con l'indice, con l'anulare e col mignolo, così, ok? E a livello del ritmo si fanno delle crome, quindi se abbiamo la battuta qua 1, 2, 3, qua 1, 2, 3, qua noi abbiamo 2 penate in ogni battuta, quindi 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua. Bene? Sempre verso il basso le penate. Ebbene, quindi quando state suonando questi power chord non c'è bisogno veramente di fare tutto il barré, quindi non ci stanchiamo le mani. E poi si arriva sul ritornello. La parte facile è che stiamo sempre parlando dello stesso giro di accordi, però ora è la ritmica che cambia un po', quindi ve la suono una volta e poi vediamo tutto quello insieme. 1, 2, 3. Allora, a livello della ritmica in questa parte è molto simile alle strofa, però ce ne sono qualche variazione che vi faccio vedere subito. Quindi cominciamo sempre con 2 penate così, che saranno 1 E, 1 E. Sulla seconda battuta, il secondo tempo, facciamo un accento sull'accordo intero, quindi fino a questo punto abbiamo. Bene. Poi sulla prossima battuta non si suona quando andiamo in giù, si suona sulle salite, quindi ok, quindi 2 su su, giù giù giù, su su. Bene. E poi ancora giù giù una volta soltanto sulle corde
4, 5, 6 e l'ultima sull'accordo intero. Ok, quindi c'è questa differenza tra suonare la parte bassa dell'accordo, corde diciamo 4, 5, 6 e poi l'accento che si dà suonando tutto l'accordo intero. Ok? Quindi ripetete questa ritmica fino ad averla integrata, perché poi si ripete tanto e si vuole che sia sempre la stessa. Poi se volete anche cantare è importante di rendere questo movimento quindi automatico. Allora suoniamo questo lentamente. Abbiamo detto poi tutto l'accordo su. Ok? Facciamo un giro d'accordi? 3, qua. Poi dopo il primo ritornello abbiamo un'altra strofa. Su queste strofe c'è la chitarra, questa chitarra acustica che è centrata sul ritornello, quindi rimane per la seconda strofa e fa più o meno la stessa ritmica, però è un po', invece di fare, ci fa, capito? Allora lasciatemi suonarvi come sempre questa parte, la suono direttamente più lentamente così vedete cosa succede. 3, qua. E la seconda volta si ferma sul sol diesi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi si va ancora sul ritornello. Ok, come vedete la ritmica è molto simile a quella dal ritornello, però quando suoniamo canzoni come questa, dove c'è solo un giro di 4 accordi per, che ne so, 4-5 minuti, ci vuole veramente lavorare un po' a quello che si chiama la dinamica, a suonare diciamo il ritornello, a suonarlo un po' più intensamente e le strofe a lavorare un po' su come suonarle più semplicemente, più piano, soprattutto quando si suona da soli. Questo vi permette di rendere la interpretazione molto più interessante, vi fa suonare anche molto più pro, diciamo. Allora queste penate è una semplificazione della ritmica del ritornello. Su, giù, 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 su, giù, giù, giù. Allora avete visto che il segreto non è visare sulla direzione di ogni penata, per quello ci vuole troppa concentrazione. Infatti quello che ci serve è di avere questo movimento nella mano sempre, senza fermarlo, senza smettere di fare così, sempre, no? Così. Questo movimento giù, su, automatico, che sta sincronizzato al tempo, quindi non c'è bisogno di pensare a null'altro da suonare quando c'è da suonare, no?
consiglio, concentratevi a imparare questo movimento di giù su fino a che diventi un movimento automatico. Poi dopo c'è questo special dove si suona lo stesso giro di accordi, però si suona soltanto sul primo tempo della battuta e si tiene l'accordo per tutta la battuta. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok? Quindi quella è la parte più semplice. Allora, se tutte queste barre vi danno noia, c'è una maniera di suonare questi stessi accordi senza fare il barré. Ci vorrà invece un capotasto. Quindi mettiamo il capotasto sul secondo tasto. Fate attenzione a lasciare una piccola distanza tra il capotasto e il tasto e provate a suonare tutte le corde per verificare che suonino pulite. Bene, allora quando abbiamo il capotasto, quindi ormai vi parlerò delle posizioni a partire dal capotasto, cioè se vi dico tasto 1 vuol dire questo, 2, 3, eccetera eccetera. Anche per gli accordi, se vi dico un La maggiore sto parlando della diteggiatura di La maggiore, ok? Ok, allora cominciamo. Gli accordi sarebbero La maggiore, che lo conoscete di sicuro, poi Mi maggiore, poi si va su un Fa diesis minore che suoneremo così, senza il barré, e poi c'è un Re sospeso con seconda, un Re sus 2. Ok? Quindi messo insieme avremmo questo. Che è molto carino, molto efficace. Anche francamente, se io dovessi suonare questa canzone da solo, forse preferirei suonare questa versione qui. Mi piace molto il suono delle cordi aperte, è molto più facile da suonare, insomma, è un'opzione veramente da considerare. Quindi La e Mi avevo detto, questo Fa diesis ve lo faccio vedere. Quindi partiamo da questo Mi maggiore, si tolgono queste due dita, l'indice sale di un tasto e poi si rimettono due dita. L'anulare sul quarto tasto, sulla corda di La, che vi dà questa nota, e poi il mignolo, stesso tasto, quarto, però sulla corda di Re. Non si suona la sesta corda di Mi, invece si suonano la corda di Si aperta e la corda di Mi aperta, quindi 5 corde. E avete questo che ci dà un Fa diesis minore con undicesima, che è un accordo molto molto bello. E poi quando andate sul Re non c'è bisogno di togliere l'indice, levate queste due, lasciate l'indice dov'è perché è già al posto giusto e si mette soltanto il terzo dito, quindi l'anulare, sul terzo tasto della corda di Si. Okay? Si lascia la corda di Mi aperta, questa è la sospensione, questo si chiama sospeso con seconda o Re sus 2. Fate la stessa cosa con la ritmica però con questi accordi e ce l'avete. Dove forse vi salterà un problemino sarà nella prima strofa dove c'erano i power chord, quindi vi faccio vedere una variazione che potete fare. Quindi il primo power chord sempre così, okay? Il secondo power chord sarà ora aperto
il terzo power chord rimane come era prima, e per il quarto, perché non ce l'abbiamo più questo Mi aperto, quindi saliamo sul quinto a partire dal capotasto, quinto tasto sulla corda di La, e si suona anche il power chord, il Mi di prima. Quindi eccoci, ci siamo. Spero vi sia piaciuto e spero soprattutto che vi abbia servito a imparare questo brano come suona nella registrazione. Se state cercando spartiti o tablature di quello che abbiamo fatto, tutto questo e molto di più è disponibile sul mio canale di Patreon per i miei mecenati. Allora vi lascio il link sulla descrizione, date un'occhiata. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi sul canale e pigiate anche sul campanello, così YouTube vi avvisa quando c'è un nuovo video. Grazie di essere rimasti fino alla fine e ci vediamo la prossima volta. Hasta la prossima, see you next time. Au revoir.